Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questa mattina sono qui con Felicino che ha questo vizio piacevole fino a un certo punto, perché con le unghie fa un po' male, di venire a ciucciare le magliette, tutto ciò che rappresenta un qualcosa che probabilmente gli ricorda un po' l'attaccarsi alla madre, perché è un gatto che io ho preso al canile circa 12 anni fa, che probabilmente non è stato svezzato, probabilmente è successo qualcosa alla sua mamma e quindi cerca ancora questo contatto fisico come fanno i gattini con la propria mamma. Questo è un video dedicato nuovamente al decespugliatore, poi avevo già fatto un video dedicato al decespugliatore, metterò poi il link al di sotto di questo, ma quello era dedicato un po' all'utilizzo del decespugliatore in giardino. In questo video invece volevo parlarvi di quelli che sono i problemi relativi all'utilizzo del decespugliatore per quello che riguarda appunto l'ambiente, perché il decespugliatore è uno strumento molto utile in giardino, ci permette di tagliare l'erba in situazioni anche abbastanza difficili in giardino, perché ci si muove attraverso sentieri magari in cui ci sono delle grosse pietre. Attorno alle piante si può fare un lavoro, non dico proprio di precisione, ma si può passare bene attorno alle piante cercando di non avvicinarsi troppo, o anche ad esempio se c'è dell'erba particolarmente alta, con due tagli si riesce ad abbassare l'erba e poi arrivare al livello del suolo. Il decespugliatore però rappresenta uno strumento altamente inquinante. Questo inquinamento è un inquinamento acustico, un inquinamento plastico e un inquinamento atmosferico. Quindi affrontiamo in questo video questi tre argomenti. Io ho fatto delle ricerche ieri su internet, mi sono mosso soprattutto per quello che riguarda l'inquinamento plastico e non ho trovato molte informazioni relative a questo argomento. Questo è un video che non consiglia l'acquisto di un decespugliatore rispetto all'altro, consiglia più che altro di fare molta attenzione nell'acquisto di un decespugliatore per non prendere un qualcosa che sia particolarmente rumoroso, che consumi tantissimo, che per poter fare un bel lavoro bisogna utilizzarlo tantissime ore, perché altrimenti è talmente debole come potenza e quindi non si riesce a fare un bel lavoro in poco tempo. Questo è un video che consiglia l'acquisto di un decespugliatore che sia innanzitutto il più possibilmente potente, perché così si fa un lavoro un po' più in fretta in giardino, perché lavora bene, quindi ci si impiega meno tempo, quindi c'è un po' meno rumore, e anche perché l'inquinamento è minore per quello che riguarda l'inquinamento atmosferico, anche se comunque, diciamolo, se uno vuole veramente fare un qualcosa fatto bene, il miglior decespugliatore per evitare un inquinamento atmosferico è proprio quello elettrico. Solo che non tutti possono utilizzare un decespugliatore elettrico. Io ad esempio ho il giardino che è abbastanza distante dalla mia casa, io ci arrivo a piedi scendendo giù dalla riva dove c'è la strada che porta a casa mia, ma il giardino poi si prolunga ancora per diversi metri e effettivamente dovrei utilizzare un filo lunghissimo per poter utilizzare il decespugliatore per arrivare fino alla fine del mio giardino, e lì sarebbe veramente qualcosa di assolutamente scomodo, e anche perché poi avrei questo filo distribuito in giardino in cui poi quando decespuglio devo spostarlo eccetera per non danneggiarlo, non correre poi magari un pericolo. Quindi vedo che con un decespugliatore normale a benzina il lavoro comunque potente viene fatto bene in un certo modo e anche abbastanza velocemente. Uno degli utilizzi per tagliare l'erba in giardino, a parte le macchinette che possiamo utilizzare, i tosaerba, ma quelli possono essere utilizzati in un giardino in piano in cui non ci sono degli ostacoli, quindi un tosaerba potrebbe anche andare bene. Alcune persone usano questi robottini che programmati poi ci pensano loro a mettere a posto il giardino, a tagliare l'erba. Anche quello può essere un utilizzo buono, ma ad esempio in un giardino come il mio, che è scosceso, ci sono delle discese, ci sono delle pietre, ci sono degli ostacoli dovuti alle piante e a dei sentieri fatti proprio con le pietre, l'utilizzo di un robottino sarebbe praticamente impensabile. Una delle forme di inquinamento del decespugliatore è proprio l'inquinamento acustico. Io partirei proprio dall'inquinamento acustico. Io ho preso degli appunti per non perdermi alcune cose che mi sono segnato, così ne parliamo insieme.
Un problema di inquinamento acustico, problemi uditivi legati all'uso frequente. Quando noi utilizziamo un decespugliatore, soprattutto di scarsa potenza, quindi lo facciamo lavorare al massimo perché vogliamo finire il lavoro, il decespugliatore non è abbastanza potente, e logicamente questo ronzio continuo, a volte abbastanza forte anche nelle orecchie, può provocare magari anche dei danni con un uso prolungato. Può essere anche, si può anche pensare che questo non sia effettivamente un qualcosa che può danneggiare il nostro udito, però si consiglia di utilizzare, quando c'è il decespugliatore, quando si lavora con il decespugliatore, soprattutto se è molto rumoroso, magari delle cuffie, si possono utilizzare dei tappi, proprio per cercare di conservare un po' intatto il nostro udito. Io vi dico questo perché io, ad esempio, ho cominciato a soffrire di acufeni nel 2014, un problema che adesso diciamo ho quasi risolto. Ogni volta che ne parlo, come in questo momento, io il mio suono nelle orecchie lo sento, perché torna, perché me ne accorgo di nuovo. Quando invece sono distratto con tantissime altre cose, quando riesco a distrarmi, quando non ci penso, io questo suono non lo sento più. Torna però tutte le volte che io uso il decespugliatore, soprattutto per lunghi periodi, e quindi vedete che in un modo o nell'altro comunque il nostro udito, che è una parte del nostro corpo veramente molto, molto fragile, spesso i problemi che possiamo avere vengono riacutizzati poi da un rumore particolarmente forte. Pensate come sono le nostre orecchie, ad esempio, quando andiamo a sentire musica all'aperto e siamo magari vicini, non dico proprio appoggiati, ma nelle vicinanze di una cassa, come sentiamo poi magari un po' in maniera disturbata i suoni che ci circondano. Ecco, quindi l'utilizzo di un decespugliatore per quello che riguarda l'inquinamento acustico deve essere fatto con molta attenzione. Se abbiamo un decespugliatore che è particolarmente rumoroso, utilizziamo dei tappi oppure delle cuffie. Logicamente dobbiamo veramente crearci un armamentario di protezione nel viso incredibile, perché c'è la mascherina. Io non consiglio gli occhiali perché sono abbastanza pericolosi, perché i sassolini magari possono arrivarci in faccia, quindi sempre una bella maschera, cuffie o anche i tappi per le orecchie, appunto per il rumore. C'è da dire, l'ho già detto, i decespugliatori di bassa qualità possono essere molto più rumorosi di un buon decespugliatore, e in più anche il problema del disturbo appunto della quiete pubblica. Quando noi utilizziamo un decespugliatore crea questo rumore nell'ambiente che può essere anche molto fastidioso, quindi cerchiamo di utilizzarlo magari innanzitutto nelle ore in cui possiamo permetterci di fare del rumore. Mi sembra che praticamente dalle 8 del mattino si può scegliere un orario fino a circa, diciamo, alle 6-7 di sera, se c'è ancora luce, per fare questo lavoro. Ma logicamente se usiamo un decespugliatore cerchiamo di non utilizzarlo, se abbiamo appunto dei vicini, in orari in cui magari stanno ancora dormendo, nonostante sono le 8 del mattino. Cerchiamo di non creare un disturbo agli altri, perché, ripeto, il ronzio continuo del decespugliatore può creare a noi stessi e anche agli altri un problema che può poi scatenarsi in altre cose, che può essere un problema magari alle orecchie, un problema di discussioni, eccetera. Quindi un qualcosa che può anche essere evitato scegliendo un orario adatto. Un altro problema è relativo all'inquinamento plastico. L'inquinamento plastico, perché noi sappiamo che utilizziamo un filo di nylon per tagliare col decespugliatore la nostra erba, l'erba del nostro giardino. Ho visto che online vendono delle bobine di filo biodegradabile. Nel tempo questo filo si dissolve e quindi non crea un problema di inquinamento. Fatto di un certo tipo di materiale, non ho ancora ben capito con che cosa è fatto. Mi sembra che ci sia all'interno anche della polvere di alluminio per renderlo un pochettino più resistente, ma leggendo le recensioni ho visto che molte persone non sono rimaste contente, perché tende a consumarsi abbastanza in fretta, quindi bisogna veramente usarne una grossa quantità. Almeno questo è quello che ho letto ieri facendo una ricerca su internet. A me spiace tantissimo che questo filo biodegradabile, ho visto che è acquistabile sì online, ma cercando un po' in giro nei negozi qui della zona ho notato che non è in vendita. Probabilmente è in vendita in grossi centri di giardinaggio, ma ad esempio
se io devo recarmi, fare chilometri e chilometri di macchina per trovare il primo centro grande di articoli da giardino per trovare un filo biodegradabile, sì, ho trovato il filo biodegradabile, ma ho utilizzato la macchina per fare tantissimi chilometri. Quindi alla fine rimane un discorso un po' strano, perché è vero, ho cercato un qualcosa che non inquini, ma prendendo la macchina per fare tantissimi chilometri sicuramente ho creato una forma di inquinamento. Se appunto utilizziamo un filo di nylon, sarebbe opportuno scegliere innanzitutto un filo di nylon adatto. Ad esempio, se abbiamo un'erba particolarmente tenera, la classica erba, il classico prato inglese, non abbiamo il tosaerba, non abbiamo il robottino, abbiamo un decespugliatore. Logicamente il prato non verrà tagliato bene, perché col decespugliatore non si può fare un prato inglese, bisogna usare proprio un tosaerba che taglia tutto più o meno della stessa misura. Ma se non abbiamo magari soldi per comprare un tosaerba e continuiamo a utilizzare un decespugliatore solo per avere un po' di pulizia, allora cerchiamo di scegliere un filo magari rotondo che taglia bene l'erba, utilizzato soprattutto in quelle zone di prato in cui non ci sono delle erbe particolarmente robuste, quindi un filo rotondo può essere un filo adatto perché fa sforzare meno il decespugliatore, l'erba è di un certo tipo e quindi si taglia tutto molto bene. Se abbiamo invece dell'erba particolarmente resistente come la gramigna, abbiamo delle pietre in cui cresce anche erba un po' vicino, è comunque un qualcosa di troppo resistente, per evitare di far sforzare tanto il nostro decespugliatore dobbiamo scegliere un filo magari a stella o quadrato, a sezione quadrata, perché con questi angoli si riesce a tagliare bene l'erba resistente e in questo modo il nostro decespugliatore si sforza meno e quindi automaticamente inquina anche un po' meno, diciamo, facendolo sforzare meno, e anche la quantità magari di benzina si consuma in maniera regolare e non dobbiamo mettere sotto torchio veramente il nostro decespugliatore per cercare di fare un buon lavoro. Quindi sempre un filo adatto anche per il tipo di giardino che abbiamo, per il tipo di erba che abbiamo. Nel mio giardino ad esempio io un filo rotondo non lo uso più, perché ho pietre, ho delle zone in discesa, ho delle erbe che sono particolarmente resistenti, perché non ho solo un certo tipo di erba, ci cresce ortica, ci cresce gramigna, ci cresce in questo periodo anche delle piante abbastanza alte che non è la portulaca, di una pianta comunque abbastanza robusta, che tagliarla con un filo a sezione rotonda vuol dire consumare tantissimo filo. Un qualcosa che possiamo ancora fare per quello che riguarda l'inquinamento plastico è scegliere ad esempio in vendita questi fili per il decespugliatore che sono colorati. Non sono colorati soltanto per renderli piacevoli alla vista. Ho visto dei fili per il decespugliatore fluo, rossi, gialli, sempre molto accesi. Sono stati fatti di questo colore per il semplice fatto che quando si frammenta, quando togliamo quello che è rimasto nella bobina e magari non avevo tempo di portarlo via, lo appoggiamo da qualche parte, vicino alla zona dove abbiamo magari la benzina e le cesoie, questi fili sono sempre molto appariscenti, quindi noi li vediamo e ci ricordiamo poi di raccoglierli. Solitamente il filo nero invece corre il rischio di essere dimenticato in giardino perché si vede molto meno. Io quando tolgo dalla bobina il filo rimanente che non posso più utilizzare, quindi vedete che c'è anche dello spreco, io questo filo o lo metto in tasca, lo raggomitolo tutto e me lo metto in tasca, oppure lo appendo in un arco che ho giù in giardino a seconda della zona dove sono, in modo da avere delle zone dove so che ci sono questi fili per poterli raccogliere poi e portarli via dal giardino, perché sovente mi è capitato anche a me di dimenticarmi dei frammenti di filo di plastica e poi ritrovarli magari la seconda volta che andavo a tagliare l'erba, e quindi quella è una grande fonte anche di inquinamento, non solo di microplastica, perché il filo consumandosi durante il suo lavoro distribuisce plastica, microplastiche, ma anche macroplastiche dovute appunto a delle sezioni di filo che magari ci dimentichiamo in giardino. Quindi magari un filo colorato può aiutarci a ricordarci in quali punti l'abbiamo dimenticato perché lo vediamo. Un'altra forma di inquinamento, e poi concludiamo il video, è appunto quella atmosferica. Pensate che un decespugliatore e una motosega inquinano quasi quanto 100 automobili, quindi pensate a quale grande inquinamento atmosferico abbiamo utilizzando questi strumenti nel nostro giardino. Io ad esempio ho
una caratteristica non tanto bella di non informarmi bene sugli strumenti che compro. Ad esempio, io ho preso questo decespugliatore abbastanza potente, ho letto che un tipo di decespugliatore adatto per cercare di inquinare un po' meno sarebbe quello a 4 tempi. Probabilmente il mio decespugliatore ha questa caratteristica. Io però sono una di quelle persone che quando acquista un qualcosa non vede subito l'ora di usarlo e quindi mette da parte un po' lo studio delle caratteristiche dello strumento. Questa è una cosa, è una pecca che io in effetti dovrei un po' informarmi su quali sono le caratteristiche di questo nuovo decespugliatore, in modo da far sì di capire anche quanto può inquinare e ad esempio anche per poterlo utilizzare al meglio. Ad esempio io ho comprato delle macchine fotografiche, con la fretta di poterle utilizzare ho subito studiato le prime 4 cose per potermi subito mettere al lavoro, e invece studiando bene ad esempio le caratteristiche di una macchina fotografica si riesce veramente ad andare oltre questo e utilizzarla proprio nella sua totalità, creando anche delle fotografie magari magnifiche, perché sappiamo bene come muoverci. Quindi una cosa che devo fare io in prima persona e poi consiglio è proprio quella di, prima di utilizzare ciò che abbiamo comprato, di studiarne, o che vogliamo comprare, studiarne un attimo le caratteristiche per portarci in giardino un qualcosa che possa essere utile al nostro lavoro, accorciare un po' i tempi del lavoro e soprattutto, visto che il tema è quello di questo video, inquinare un po' meno, cercando di tamponare un po' la situazione, perché effettivamente poi una forma di inquinamento c'è sempre, soprattutto se utilizziamo degli strumenti che richiedono benzina ed elementi plastici che, come dicevo, vengono poi distribuiti in giardino con il consumo. Io con questo concludo questo video. Era solo per parlarvi, perché decespugliando il giardino ieri mi sono venute in mente queste cose, mi è venuta la curiosità di fare una ricerca su internet per capire, sto utilizzando sì uno strumento che utilizzano tutti per avere un bellissimo giardino, magari tutto bello ben tagliato eccetera, però effettivamente quanto contribuisco io nell'inquinamento di questo mondo che è sempre più sotto torchio, sempre più inquinato e in cui si scoprono sempre delle forme di inquinamento nuove, e quindi muoversi un po', certo non per salvare il mondo, ma per far sì che ognuno faccia una piccola parte. E in questo modo, visto sappiamo benissimo che l'oceano è composto da tantissime gocce d'acqua, se riusciamo a diventare una goccia d'acqua che fa bene il proprio lavoro, allora questo oceano sarà sicuramente un pochettino più pulito. Io con questo concludo il video e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie come sempre. Ciao ciao.